Soffri di fascite plantare? Vuoi eliminare fastidiosi dolori al piede? O semplicemente vuoi un piede più reattivo e pronto all'attività sportiva? Questo è il video che fa per te, perché ti mostrerò come curare e prevenire la fascite plantare. First reaction, shock. Ciao, sono Beniamino Vai, fisioterapista e preparatore atletico. E nel video di oggi parliamo della fascia plantare e del piede. La fascite plantare è una fastidiosa patologia che spesso ci obbliga a sospendere la pratica sportiva o a compiere le attività della vita quotidiana con grande difficoltà. Prima di iniziare con la parte pratica, spendo 2 parole per capire che cos'è la fascite plantare e come insorge. Perché, secondo me, più sei consapevole della tua patologia e più in fretta troverai la strada della guarigione. Ecco, già con la diagnosi vengono qua. I sintomi, vogliamo sapere i sintomi. La fascia plantare è sorretta dal legamento arcuato, che è una banda di tessuto che origina dal calcagno fino a raggiungere tutte le 5 dita del piede. Il suo compito è quello di sostenere l'arco plantare e trasferire le forze durante la corsa o il cammino su tutta la superficie del piede. Un caso molto comune di sofferenza della fascia plantare deriva da una tensione del gastrocnemio, poiché entrambi, polpaccio e legamento arcuato, si attaccano al calcagno, ma tirando in 2 direzioni differenti. La tensione e la poca elasticità del gastrocnemio potrebbe essere una delle cause di dolore, ed è per questo che alcuni esercizi vanno proprio a lavorare sul soleo e i gemelli. E ti ricordo anche di dare un occhio al video che ho dedicato al muscolo soleo, importantissimo per prevenire questi infortuni. Ti lascio il link qui sopra e nella descrizione di questo video. La fascia plantare è simile ad un tessuto tendineo e può andare in sofferenza anche per stress ripetuti nel tempo, come stare a lungo in piedi o durante sport come la corsa. Ed in genere si manifesta con un dolore nella zona calcaneare, tipicamente più marcato al mattino, quando eseguiamo i primi passi e mettiamo carico sul piede. Quando il dolore permane per più di 9 o 12 mesi, si potrebbe scegliere il trattamento chirurgico, ma oggi vediamo come poter migliorare ed eliminare la patologia col trattamento conservativo. Come dicevamo in precedenza, uno dei fattori predisponenti alla fascite è l'accorciamento e la poca elasticità del gastrocnemio, la tendenza al piede piatto o l'uso di scarpe inappropriate all'attività o alla mansione da svolgere. Ad esempio, scarpe antinfortunistiche di bassa qualità e rigide causano spesso dolori al piede. Oppure in estate, quando si passa ad usare sandali o infradito piatti dopo aver passato tutto l'inverno con scarpe col tacco. Il trattamento conservativo, oltre che dagli esercizi, può essere composto da trattamento manuale eseguito dal fisioterapista, trattamento farmacologico, uso di calzature adeguate e o plantari personalizzati e uso di terapie fisiche come onde d'urto. Ma basta con le parole e andiamo a vedere gli esercizi da eseguire. Gli obiettivi principali sono di migliorare la mobilità, l'elasticità e la forza del piede, in modo da curare e prevenire la fascite plantare. Inoltre, eseguire questi esercizi ti aiuterà ad avere un piede più esplosivo e reattivo per migliorare nella tua attività sportiva. Si va in scena. Se non hai dolori, puoi già eseguire tutti gli esercizi proposti, ma in caso di dolore al piede, alla fine del video ti spiego come gestire al meglio il tuo programma di allenamento. E se ti rimangono dubbi o hai domande, non esitare a contattarmi qui sotto nei commenti o direttamente su Instagram. Il primo obiettivo è migliorare l'elasticità ed allungare i muscoli target. Successivamente possiamo lavorare sulla mobilità articolare ed infine sul rinforzo. Per ammorbidire la muscolatura ti consiglio automassaggio della pianta del piede e del polpaccio. Il primo da eseguire con una pallina sotto il piede e il secondo con un foam roller. Per eseguire questo esercizio abbiamo bisogno di una pallina bella densa, come può essere una pallina apposta per gli automassaggi o una pallina da tennis. L'esercizio può essere eseguito da seduto, ma io preferisco in stazione retta, eventualmente con un sostegno al tuo fianco. Posizionare la pallina sotto la pianta del piede e cominciare con un automassaggio facendo scorrere la pallina in avanti e indietro per tutta la fascia del piede, dal tallone fino alle dita. In questo caso devi cercare di creare una bella pressione sul piede in modo da percepire un po' di fastidio e di massaggiare la parte indolenzita. Successivamente puoi anche rallentare il movimento e soffermarti sulle parti di maggior dolore. Eventualmente, per aumentare il carico e la sollecitazione sotto la pianta del piede, puoi passare ad eseguire l'esercizio con le palline con gli spuntoni oppure con una pallina da golf. In caso di fase acuta possiamo sostituire la pallina con una bottiglietta di acqua ghiacciata,
così da avere sia un effetto meccanico che un effetto di ipotermia per tenere sotto controllo l'infiammazione. Questa strategia può anche essere utile una volta che torni alla pratica sportiva, per evitare una possibile recidiva. Per ammorbidire il gastrocnemio utilizziamo un foam roll da posizionare sotto il polpaccio, carichiamo la gamba sopra il foam roll e lo facciamo scorrere per tutta la sua lunghezza. Anche in questo caso puoi soffermarti maggiormente sui punti di maggior tensione, oppure aumentare il carico passando a un foam roll più rigido e sagomato, ma il principio rimane comunque lo stesso. Ti consiglio anche di allungare i muscoli target, sia in maniera dinamica che statica, lavorando con 3 esercizi. Gli esercizi di allungamento sono quello per il polpaccio, quello per il solio con il ginocchio in flessione e quello per la pianta del piede prendendo le dita e portando caviglie e dita verso di sé. Tutte e 3 posizioni che possono essere eseguite sia in maniera statica che dinamica. Inoltre, anche allungare la catena muscolare posteriore con questo esercizio può essere utile ad eliminare le tensioni muscolari. Ed infine passiamo a vedere gli esercizi di rinforzo per il polpaccio e per il piede. Per il primo esercizio abbiamo solo bisogno di un elastico a banda. Mantenere la gamba tesa e posizionare l'elastico sulla punta del piede, rimanendo abbondanti sopra la punta. Da questa posizione immagina di fare un saluto con le dita del piede, quindi chiudere le dita del piede e piano piano ritornare verso di sé, rallentando il movimento e la forza dell'elastico. Per eseguire questo esercizio ti consiglio di utilizzare un elastico bello forte. Sempre per i muscoli della pianta del piede si può eseguire un esercizio da seduti o da in piedi. Io preferisco da posizione retta. Mettere l'elastico per terra e cercare di raccoglierlo con le dita dei piedi, sollevandolo e staccandolo da terra. L'ultima proposta per la muscolatura intrinseca è un ottimo esercizio per la mobilità del primo dito e l'allungamento e il rinforzo della fascia plantare. Per eseguirlo ci basta posizionare una calza o un piccolo asciugamano arrotolato sotto il primo dito, per poi cercare di staccare il tallone e sollevarlo da terra fino a sentire una bella tensione sotto la fascia plantare. Come dicevamo in precedenza, in caso di fase acuta e dolore al piede, è sempre meglio rivolgersi ad un esperto, come un medico e un fisioterapista, ma nel frattempo puoi eseguire gli esercizi che non provochino dolore. O meglio, un leggero fastidio mentre li esegui può andare bene, perché l'obiettivo è sollecitare la zona di dolore per arrivare ad avere modificazioni positive del tessuto, ma devi monitorare come si evolve il sintomo. Se nelle 24 ore successive all'esecuzione degli esercizi il dolore dovesse peggiorare, devi diminuire i carichi di lavoro. Quindi, ad esempio, diminuire il numero di ripetizioni, la pressione che imprimi nell'esercizio con la pallina o la tensione che metti quando allunghi i muscoli. Infine ti consiglio di guardare anche i video su propiocezione e quello su caviglia e piede. Ti lascio tutti i link in descrizione. E se hai avuto esperienza di fascite plantare, scrivici nei commenti la tua storia, come l'hai risolta e come la stai prevenendo, perché potrebbe essere utile a tutti gli utenti. E ricordati di iscriverti al canale perché ogni settimana parleremo del mondo dello sport, della fisioterapia e della preparazione atletica. Buona guarigione e noi ci vediamo al prossimo video!